In questo video ti racconto come io utilizzo il Tascam Mixcast 4 per fare live streaming, per fare podcast e per registrare video. Ok, se mi segui da un po' di tempo sai che utilizzo il Tascam Mixcast 4 come elemento centrale di tutte le mie produzioni, che siano video podcast, che siano live streaming, che siano video come questo sul mio canale, utilizzo sempre il Tascam Mixcast 4. Uno strumento che effettivamente è diventato il cuore pulsante di tutta la mia attività. Ma in questo video voglio raccontarti appunto come utilizzo questo strumento nelle diverse occasioni. In questo momento io sto registrando questo video e come vedi ho il Tascam Mixcast 4 attivo perché sto registrando l'audio di questo video, quindi il video dalla fotocamera e l'audio dal Tascam Mixcast 4. Come vedi c'è soltanto un canale attivo che è appunto quello dal quale sta venendo l'audio del mio Octava MK01201 che sta entrando nel canale numero 4, come vedi il gain è di 30 e tutto sommato il volume è un volume decente. Ok, non ci sono effetti, non c'è nulla se non ovviamente la 48 volt attiva. In questo momento non sto utilizzando le cuffie, di solito utilizzo le cuffie come puoi leggere qui io sul Tascam Mixcast 4, come vedi ho applicato tutta una serie di scotch carta con delle scritte e ho fondamentalmente due tipi di cuffie attaccate, gli auricolari dell'iPhone, ovviamente questi qui, nell'ingresso numero 1 che nel Tascam Mixcast 4 è anche l'uscita cuffie 1 equivale anche all'uscita cuffie anteriore, quindi non ho nessun tipo di problema, posso attaccarlo lì, posso attaccarlo qui. Come vedi qui è attaccato un cavo rosso perché è una prolunga audio di buona qualità che io tengo attaccata sotto con dei gancetti sotto la scrivania in modo tale che quando voglio io connetto direttamente le cuffie al Tascam Mixcast 4 che di solito è posizionato in fondo lì sulla mia scrivania, quindi nel momento in cui premo rec e ho settato tutto non ho bisogno di riandare, per cui il cavo mi passa sotto la scrivania attaccato proprio sotto la tavola della scrivania e io aggancio comodamente il cavetto qui. Ok. Il secondo paio di cuffie che vedi sono le Sony MDR7506 che sono queste, te ne ho parlato ampiamente, che sono le cuffie che sto utilizzando ultimamente per monitorare quello che viene dal Tascam Mixcast 4. Come sai io adoro anche le Audio-Technica TH-M50X che però sono nel boot dove registro voice over, dove registro il podcast, dove cerco una qualità migliore. Adesso io sto registrando, come vedi c'è il pallino rosso acceso, sto registrando e quando ho finito la registrazione premo il tasto stop, estraggo la memory card, una SD dal Tascam Mixcast 4 e la vado a inserire nel mio Mac Studio. In questo modo posso prendere il file WAV e portarmelo sul desktop e da lì equalizzarlo dentro Reaper, quindi aggiungere una catena di effetti. Perché non utilizzo una catena di effetti direttamente qui? Perché preferisco effettare dopo e non direttamente. Mi spiego. Se io aggiungo qui il compressore, l'equalizzatore, il noise gate, tutto quello che è il DSR, tutti gli effetti magnifici che ha questo Tascam Mixcast 4, cosa succede? Che il file finale è già effettato e dopo mi risulta difficile andare a correggere. Io gli effetti qui, tranne in rari casi in cui mi serve il file già prodotto, e te lo racconterò tra un po', utilizzo proprio niente, ok? Quindi semplicemente la voce entra qui e spesso te lo dico, entra pulita dentro il Tascam Mixcast 4, quindi ho un file WAV non trattato che mi vado poi a post-produrre dentro Reaper. È probabilmente molto più veloce post-produrlo direttamente qui perché ti esce un file già compresso, già equalizzato, già col DSR, col noise gate, eccetera. Quindi se tu ami la velocità a patto che abbia settato benissimo tutto, perché come ti dicevo prima, se il file ha già gli effetti sulla voce, dopo non puoi toglierli. Se ti trovi meglio così, procedi così perché funziona, è sicuramente più veloce. Io non ho fretta, amo fare le cose per bene, quindi utilizzo quest'altro metodo. Quando faccio video dove paragono più microfoni, ovviamente avendo più canali, io mi vado a sistemare, di solito qui sullo scotch carta ho scritto test 1, microfono test 1, microfono test 2. Questi qui sono i due canali che utilizzo
per andare a lavorare sui microfoni. Quando ce ne sono 2, a volte ce ne sono anche 3, ma diciamo in media ce ne sono 2, o 1 o 2. E quindi vado a lavorare sul canale 2 e 3, e quindi allo stesso modo ho i canali puliti. Come vedi dietro il Tascam Mixcast 4 ho questi cosetti di plastica della Rode, comprati all'epoca quando avevo il Rodecaster Pro 1, e questi cosetti sono molto interessanti perché mi aiutano a capire il colore del cavo. Quindi questo qui è il verde, va a finire il verde, ok, è lì in fondo. Questo qui che sto usando adesso è il rosa, ovviamente è il canale numero 4. Il Fuse che uso per i corsi è l'arancione, quindi il numero 1, e diciamo il verde e l'azzurro sono i cavi che utilizzo per fare i test sui microfoni. Questo mi permette di essere molto più veloce nel comprendere quali sono, a prescindere dal fatto che ce l'ho scritto. Per quanto riguarda il live streaming, di solito utilizzo un solo canale, ovviamente. Utilizzo un paio di cuffie, spesso tu non le vedi le cuffie perché ce l'ho qui, gli auricolari mi passano sotto la barba lunga, che è fatta apposta, tra l'altro è bianca come gli auricolari dell'iPhone, mi va sotto la t-shirt e ce l'ho attaccata sotto al tavolo che va dentro il Mixcast 4, quindi non le vedi, e utilizzo ovviamente l'uscita cuffie 1. Quando a volte mi vedi perché faccio dei test su un microfono e quant'altro, utilizzo le cuffie nel canale 2. Comunque, stiamo dicendo live streaming, quindi un solo microfono, che molto spesso è questo qui attaccato al braccio, questo qui, ok, che come vedi è azzurro, quindi va nel canale numero 3, e io so che, e infatti c'è scritto qui non so se riesci a vederlo, sullo Scotch Card, Live Mic. Questo qui è il microfono che io utilizzo per fare live, ok? Quindi nelle mie live io utilizzo il canale numero 3, questo qui azzurro, e pulito, un microfono dinamico, quindi non devo neanche attivare la 48 volt, dinamico, pulito, così com'è. Utilizzo le cuffie, e la funzione molto interessante del Tascam Mixcast 4 è quella di poter selezionare il ritardo nella voce. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, siccome io registro con una fotocamera, c'è un segnale video che va al mio computer, e poi al software, e poi a te, e c'è il segnale audio che arriva da qui. Sono 2 canali separati, ok? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno la stessa velocità. Quando entrano dentro il software e arrivano a te, spesso l'audio è leggermente in ritardo, ok? Quindi, per ovviare a questo problema, il Tascam Mixcast 4 ha interno un sistema per cui tu puoi settare il ritardo in millisecondi. Quindi è comodissimo perché nella maggior parte dei casi il mio audio è sincronizzato con il video già direttamente qui. Ok, quindi non devo farlo dentro il software magari è un po' meno preciso, magari se non ho un computer molto potente il fatto di settare il ritardo potrebbe inficiare, potrebbe rallentare le performance della macchina che sta andando in diretta. Insomma, per tutta una serie di motivi utilizzo direttamente qui, e questo mi permette di avere un audio e un video direttamente in sincrono anche durante le live. Come al solito non utilizzo gli effetti, sempre per il solito discorso, perché in realtà nella live non devo avere un audio super mega professionale. Poi cambio spesso microfoni, quindi non me ne frega niente. Utilizzo il microfono pulito. Gli 8 pad, che in realtà sono molti di più perché ci sono 8 banchi da 8 pad, quindi un'infinità, tranne in live fatte con altre persone, di solito non li utilizzo. Per le mie live, lo sai, non ho effetti particolari o altro, perché tutto sommato amo fare le cose molto molto semplici, ma nelle live che faccio con altre persone attribuisco a questi banchi dei suoni o una musica di sottofondo. Addirittura in alcune live facciamo delle telefonate, quindi ci sono delle persone che non fanno delle telefonate in diretta perché sarebbe complesso, le fanno in differita, e quindi assegno a ognuno di questi una telefonata, tanto ho spazio a sufficienza, premo il tasto e parte l'audio, ovvero è una telefonata ma è un audio, ok? Quindi puoi fare veramente di tutto. Questo è quello che è la modalità con cui utilizzo il Tascam Mixcast 4 nel live streaming. Quando invece devo registrare podcast e soprattutto porto in giro con me questo strumento, non è piccolissimo, però per fortuna ho una valigetta sia morbida ma imbottita sia rigida, quindi a seconda dei casi, se mi muovo in treno o in auto, scelgo la valigetta giusta. Questo strumento lo porto con me perché quando vado in azienda o quando vado con altre persone, devo lavorare, devo registrare dei podcast,
Questo è lo strumento che porto sempre con me. In realtà come backup ho anche lo Zoom P4, ma questo sicuramente suona molto molto meglio rispetto allo Zoom P4. Quello lo uso soltanto proprio come backup d'emergenza. Dovesse capitare un problema, c'ho quello d'emergenza. Quindi utilizzo i 4 canali, spesso 3-4 persone che parlano. Nella maggior parte dei casi non mi serve la post-produzione, utilizzo direttamente gli effetti, quindi aggiungo un minimo di compressione. Ecco, ci tengo a dirti questo, gli effetti che utilizzo sono molto leggeri, non voglio che sia un file troppo, non pesante in termini di kilobyte per carità, ma un file troppo post-prodotto, perché mi piace che ci sia comunque una certa componente di autenticità, e secondo me la voce più è effettata più perde di autenticità. Ok, questo è un mio ragionamento ovviamente che puoi sposare o meno. Quindi utilizzo un filo di compressione giusto per... A che serve la compressione? Ce lo siamo detti 1000 volte, trovi diversi video nel canale dove ti spiego come usare il compressore. Serve appunto a livellare un po' il suono in modo che non ci siano parti troppo basse e parti troppo alte, quindi serve più o meno a uniformare il volume delle tracce, questo in maniera semplicissima. In realtà serve a molto di più, ma l'effetto finale è questo. Dicevo quindi che aggiungo un filo di compressione, un minimo di noise gate, ma giusto proprio un filo, senza esagerare, perché lo sai, il noise gate quando lo usi troppo in maniera preponderante taglia troppo la voce, si ha un effetto di chiusura del gate bruttissimo, sembra veramente artificiosa, ed è quello che non voglio. Oltre a questo un filo di deesser solo ed esclusivamente se serve, basta, ok? Per fortuna il Tascam Mixcast 4 ha 4 ingressi, 4 uscite cuffie, scusami, e quindi ognuna delle persone che è con me ha una cuffia e quindi si può procedere in questo modo. Il display è molto grande, è touch, quindi ho sempre il controllo in tempo reale di tutto ciò che avviene, e quindi diciamo che in alcuni casi mi è capitato anche di usare delle telefonate, dei contributi audio durante queste trasmissioni che faccio per conto di clienti, e quindi c'è il canale, qui c'è scritto iPhone, ma in realtà è il canale dello smartphone, e ho registrato. Anche in questi casi utilizzo i pad, dove ci sono delle sigle, la sigla iniziale, la sigla finale, e la cosa bella di questo strumento è che, avendo un controllo del gain sui pad, io posso in tempo reale, faccio partire la sigla, diciamo al volume 0, perché è già portato dentro l'SD al volume giusto, quindi metto a 0 o infinity come direbbero gli americani, lo faccio partire e poi pian piano lo sfumo quando voglio farlo sfumare. Ok, stessa cosa invece per la sigla finale, parte da 0, la faccio andare fino ad arrivare allo 0. Ok, dopodiché se il file non ha già una sfumatura finale, lo faccio io a mano. Quindi in maniera molto semplice mi regolo i suoni di, non so, il tappeto che c'è per la trasmissione, la sigla introduttiva, la sigla conclusiva, magari c'è un applauso perché la persona ha fatto un bel intervento, oppure c'è uno stacchetto, insomma tutte cose che con 8 banchi io posso programmarmi, e di solito 8 pad mi vanno benissimo per una trasmissione. Quindi io ho cliente numero 1 con il pad, scusami, il banco numero 1, cliente numero 2 con il banco numero 2, e quindi ogni cliente ha 8, almeno 8 pad. È raro che me ne servano di più, perché nel momento in cui hai una sigla introduttiva, una sigla conclusiva, hai un tappeto, hai un effetto particolare, hai l'applauso e hai qualcos'altro, ti avanzano altri 3 pad. Voglio dire, 8 sono veramente super sufficienti. Questo è il modo con cui io utilizzo il Tascam Mixcast 4 quando vado fuori per lavoro e devo realizzare dei podcast, a prescindere che siano video o audio, utilizzo sempre il Tascam Mixcast 4. Ok, in questo video ho provato a raccontarti come io utilizzo il Tascam Mixcast 4, spero di non aver dimenticato nulla, ma ovviamente se per caso ho dimenticato qualcosa, se non sono stato chiaro su qualche passaggio, commenta questo video in modo che io possa risponderti come sempre nel modo più rapido e veloce possibile. Bene, io ti ringrazio e spero tu abbia trovato interessante questo video, e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!